Nel cuore della Sardegna c'è un paese di poco più di 4.000 abitanti che è diventato famoso in tutto il mondo per centinaia di murales di denuncia sociale, politica e culturale. Una storia di banditi leggendari e una fama da paese ribelle, uno dei luoghi più raccontati, fraintesi e affascinanti d'Italia. Ci troviamo a Orgosolo, un paese della zona della Barbagia, della Sardegna, paese tipico per i murales. Se ne contano più di 350 in tutto il paese. Questi murales sono tutti recenti. Hanno decorato un'intera scalinata con i colori della bandiera palestinese. La maggior parte dei murales raffigurano storie di lotta popolare, resistenza, politiche, cultura del posto, rendendo Orgosolo un vero museo a cielo aperto. Il paese ha una lunga storia di resistenza contro i dominatori stranieri, tipo i romani, i cartaginesi, aragonesi, piemontesi, e anche storicamente sono conosciuti per le grandi bande di banditi. I murales diventano la continuazione della lotta, non più con i fucili, ma con la memoria, non più nascosti nei monti, ma esposti alla luce del sole. Alla fine degli anni 60, Orgosolo è già un paese segnato da povertà, isolamento e conflitti irrisolti con lo Stato. Ma nel 1969 succede qualcosa che cambierà tutto. Lo Stato italiano decide di trasformare Pratobello, una zona di pascoli appena fuori dal paese, in un poligono militare. Un luogo dove sperimentare nuove armi, fare esercitazioni, testare la guerra. Il problema è che Pratobello non è una terra vuota, è la terra dei pastori. È lavoro, sopravvivenza, identità. La decisione arriva dall'alto, senza consultare nessuno, come spesso accadeva. Ora ci troviamo a Pratobello, un paese fantasma. Costruirono questo piccolissimo paese per ospitare le famiglie dei vari militari perché avevano intenzione di costruire un poligono di tiro permanente in queste campagne. Ma questa volta Orgosolo non china la testa. Quando l'esercito prova a insediarsi, succede qualcosa di inedito. Il paese intero si ribella. Non solo uomini, non solo pastori, donne, anziani, bambini. Le scuole chiudono, le campane suonano a martello, le strade si riempiono di persone. I pastori portano le greggi dentro l'area militare, rendendo impossibili le esercitazioni. È una protesta pacifica, ma durissima. Una disobbedienza collettiva che spiazza lo Stato. Per giorni, Pratobello diventa il centro di una resistenza popolare senza precedenti in Italia. Non ci sono leader, non ci sono bandiere di partito, c'è solo una comunità che dice questa terra non si tocca. Ed è proprio questo l'aspetto più sconvolgente. Il paese dei banditi, quello raccontato come violento e fuori legge, vince senza sparare un colpo. Alla fine l'esercito si ritira. Il poligono non si farà. Pratobello resta ai pastori. Orgosolo ottiene una vittoria storica, ma soprattutto cambia qualcosa di più profondo, l'immagine del paese. Da quel momento Orgosolo non è più solo il sinonimo di banditismo, diventa simbolo di lotta civile, coscienza politica, dignità collettiva. E non è un caso che dopo Pratobello i murales esplodono sui muri del paese, perché quando un popolo scopre di poter vincere, sente anche il bisogno di raccontarlo. Il paese è molto antico e vecchio, ha origini nel Neolitico. A primo impatto può sembrare quasi un paese fantasma, in realtà è popolato da 3.800 abitanti. La scritta delle vie c'è sia sui muri delle case che identificati con una targhetta. Murales dedicato ai terremotati dell'Aquila. È anche un centro di diffusione del canto tenore, uno stile corale di canto sardo patrimonio dell'UNESCO. Orgosolo è anche dentro una delle zone blu della Sardegna. Sono una delle 5 zone al mondo dove c'è un'aspettativa di vita molto più alta rispetto alla media globale, dove c'è una quantità di centenari molto più elevata, dovuto a diversi fattori. Sì, quello genetico, ma anche lo stile di vita sano, l'ambiente circostante selvaggio naturale e una vita sempre molto attiva, mangiando cibi più naturale possibile. Oggi Orgosolo è un museo a cielo aperto. È un luogo che vive di turismo culturale, di identità e di orgoglio. Pratobello non è solo un luogo, è una parola che significa resistenza. È la prova che la ribellione può essere anche intelligente, unita, popolare.
Ed è forse per questo che questa storia dà ancora fastidio, perché dimostra che a volte un piccolo paese può fermare un esercito.